Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere brevemente un progetto che sta avendo delle buone performance nell'ultimo periodo, ma non è un progetto nuovo. È stato in realtà ideato nel 2009 e poi lanciato successivamente nel 2017 e in tutto questo frangente ha continuato a svilupparsi. Sto parlando di Render Token e del protocollo Rendering. Idea semplice, tra virgolette, quanto efficace: creare una rete di calcolo, una rete GPU distribuita sulla blockchain di Ethereum, e tutti gli utenti che possono avere necessità, utenti privati, professionisti e quant'altro, avere necessità di noleggiare una potenza di calcolo GPU, farlo attraverso il token di rendering. Quindi da un lato abbiamo un problema che il protocollo cerca di risolvere, dall'altro abbiamo un token utility perfettamente integrato nel protocollo e utilizzato, anzi obbligatoriamente utilizzato per far funzionare tutta la macchina. Con un'offerta circolante massima di circa 550 milioni di token, il token RNDR viene acquistato e utilizzato come valuta per andare a noleggiare la potenza di calcolo GPU dai nodi che vengono ricompensati dal token stesso. Come detto poc'anzi, la storia di Render nasce anni fa, ideato e sostenuto dalla software house Otoy Inc. Lancia pubblicamente poi la sua versione dopo diversi test nel 2020. La sede principale, la sede di sviluppo è negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, ma hanno collaboratori provenienti da tutto il mondo. Render Network permette a chi ha della GPU inutilizzata di affittarla e quindi di monetizzarla a chi ha bisogno di GPU e di sistemi di rendering. All'interno di questo network ci sono due figure principali: i creatori e gli operatori di nodi. I creatori sono i fruitori del servizio, persone private, comunità, aziende che hanno necessità di potenza di calcolo. Attraverso la rete di rendering tutte queste persone, tutte queste figure private commerciali possono usufruire di questa potenza di calcolo al di fuori dalla rete domestica, quindi anche in movimento, ovviamente con una velocità elevata e di costi stimati bassissimi. L'operatore di nodo è colui che ha della GPU non utilizzata per vari motivi e allora decide di creare questo nodo e andare a sfruttare la potenza di calcolo affittandola e ricevendo un compenso. Dal lato pratico, se sei un creatore e hai bisogno di GPU, devi registrarti sul portale dei creator e avere un abbonamento attivo. Vi lascerò comunque poi il sito in descrizione. L'abbonamento parte da una ventina d'euro se si fa un abbonamento annuale in controvalore, oppure circa 24 se si fa l'abbonamento mensile. Per diventare un operatore di nodo bisogna compilare un type form e avere le seguenti caratteristiche per quanto riguarda la potenza, l'hardware e il software. Un plauso non da poco è l'attenzione verso il cliente finale, perché non tutti le persone, i professionisti che hanno bisogno di questa GPU sono appassionati di criptovalute, magari sono registrati ad un exchange, hanno un portafoglio dedicato e sanno come muoversi. In questo caso questa azienda ha pensato di creare dei crediti RNDR. Ma cosa sono? Tramite il loro sito chiunque ha la possibilità di acquistare questi crediti, ad esempio con PayPal, e in automatico poi sarà il software dedicato a cambiare questi crediti in token RNDR. Il cliente finale avrà questi crediti che utilizzerà per l'acquisto e il noleggio della GPU, ma questi crediti in realtà nel momento in cui li va a utilizzare, tutta la struttura che li ha convertiti in token è come se andasse a acquistare a mercato il token stesso, quindi porterà eventualmente, se questo progetto prenderà piede, se ci sarà veramente un caso d'uso massivo, anche a un aumento del prezzo del token. È possibile poi acquistare i crediti RNDR e anche avere una fattura. Quindi da questo lato
è un'azienda che pensa e progetta nel modo corretto tutta la sua struttura. Ovviamente poi sarà il mercato, sia il mercato delle token e il mercato della GPU, a dare valore o meno ai loro sforzi. Sappiamo ormai le funzionalità di queste tipologie di token e i detentori del token di questo network avranno la possibilità anche di partecipare alla DAO e alle votazioni di governance, quindi dare anche un supporto nei proposal o nell'accettazione dei proposal di sviluppatori e utenti. Più smanettoni che vogliono provare a distribuire la loro potenza di calcolo GPU è disponibile all'indirizzo rendercalculator.com, un simulatore che cerca di far capire approssimativamente quanto può essere il guadagno nell'affittare la propria potenza di calcolo. Eventualmente dategli un'occhiata, vi lascerò il link in descrizione. Uno sguardo rapido ai profili social. Render Network conta quasi 87.000 follower su Twitter, gruppo di Telegram 11.315 nel momento in cui sto registrando il video. Per quanto riguarda il team, vi invito come di consueto ad andare a verificare le informazioni inerenti alla singola persona e sono tutti comunque schedulati. Abbiamo un attimo visto che come funziona il network, quali sono ad esempio i casi d'uso, i media, l'industria, la realtà virtuale, il gaming, la medicina e quant'altro. Chiunque può aver bisogno di GPU aggiuntiva. E con questa piccola immagine va a racchiudere il processo di utilizzo, la richiesta dello user, render network con blockchain, con l'utilizzo della blockchain ed Ethereum, l'utilizzo della GPU tramite gli operatori dei nodi e la ricompensa degli operatori. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo contenuto. Vi lascio in descrizione al video, come faccio di consueto, tutti i riferimenti per andare a carpire delle informazioni più dettagliate, perché adesso ve l'ho spiegato in modo molto semplicistico, ma poi c'è tutta anche la parte di hashing, sicurezza, prove di lavoro, prove di reputazione, che sono spiegate anche magari un pochino più in modo complicato all'interno dei file che vi lascerò in descrizione, però vale la pena dargli una lettura per avere un quadro più completo. Come sempre vi prego di non prendere questo video come un consiglio finanziario, non vi permetterei mai di darvelo, ci mancherebbe altro, e neanche un sollecito all'acquisto. È una recensione, un video educativo per farvi conoscere che c'è anche questo progetto all'interno del panorama cripto, che va un pochino al di là delle solite piattaforme, dei soliti protocolli di uso DeFi, NFT e quant'altro. Come sempre vi invito a supportare il mio lavoro con un'iscrizione, lasciandomi un like. Cliccando in descrizione ad ogni video trovate anche la nostra community Telegram, fate un passo e fate due chiacchiere insieme a noi. Ciao a tutti!